Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Alprazolam Sandoz, compressa Sandoz SPA. Ultimo aggiornamento. 20 luglio 2021. Cos'è Alprazolam Sandoz, compressa? Confezioni. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Indicazioni. Posologia. Controindicazioni. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Alprazolam Sandoz, compressa durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'è Alprazolam Sandoz, compressa? Alprazolam Sandoz, compressa è un farmaco a base del principio attivo alprazolam, appartenente alla categoria degli ansiolitici benzodiazepinici e nello specifico derivati benzodiazepinici. È commercializzato in Italia dall'azienda Sandoz SPA. Alprazolam Sandoz, compressa può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Alprazolam Sandoz 0,25 mg 20 compresse. Alprazolam Sandoz 0,50 mg 20 compresse. Alprazolam Sandoz 1 mg 20 compresse. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. Sandoz SPA. Ricetta. RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe C. Principio attivo. Alprazolam. Gruppo terapeutico. Ansiolitici benzodiazepinici. Forma farmaceutica. Compressa. Indicazioni. Ansia, tensione ed altre manifestazioni somatiche o psichiatriche associate con sindrome ansiosa. Attacchi di panico con o senza agorafobia. Le benzodiazepine sono indicate soltanto quando il disturbo è grave, disabilitante e sottopone il soggetto a grave disagio. Posologia. Il periodo di trattamento deve essere il più breve possibile. In ciascun paziente si devono riesaminare periodicamente la necessità di trattamento con Alprazolam Sandoz e la dose adatta. Il dosaggio ottimale di Alprazolam Sandoz va individualizzato a seconda della gravità dei sintomi e della risposta soggettiva del paziente. Le indicazioni posologiche riportate dovrebbero coprire le esigenze della maggior parte dei pazienti. Qualora fosse necessario un dosaggio più elevato, le dosi vanno aumentate gradualmente per evitare rischi di effetti collaterali. In questi casi è consigliabile aumentare prima la dose serale di quella diurna. In generale i pazienti mai trattati con psicofarmaci richiedono dosi minori rispetto a quei pazienti precedentemente trattati con ansiolitici o sedativi, antidepressivi, ipnotici o pazienti alcolisti cronici. Si consiglia di usare sempre la dose più bassa per evitare il rischio di sedazione residua o atassia. In caso di effetti collaterali già con la somministrazione iniziale si consiglia di diminuire il dosaggio. Ansia. Il trattamento deve essere il più breve possibile. La dose iniziale varia da 0,25 a 0,50 mg 3 volte al dì. Questo dosaggio verrà aumentato secondo le esigenze del paziente fino ad un massimo di 3 mg al giorno in somministrazioni suddivise. La dose massima non deve essere superata. La complessiva del trattamento, generalmente, non dovrebbe superare le 8-12 settimane compreso il periodo di sospensione graduale. In determinati casi, può essere necessaria l'estensione oltre il periodo massimo di trattamento. In tal caso, ciò non deve avvenire senza rivalutazione della condizione del paziente. Nei pazienti anziani, in pazienti con epatopatia grave o con funzione renale alterata o in presenza di malattie organiche debilitanti, si consiglia di iniziare con 0,25 mg 2-3 volte al giorno e di aumentare in caso di necessità, solo se tollerato. Agorafobia e disturbo da attacchi di panico. Nei pazienti con agorafobia associata ad attacchi di panico o con disturbo da attacchi di panico, la dose iniziale è di 0,5-1 mg, somministrata prima di coricarsi, per 1 o 2 giorni. La dose deve quindi essere adattata secondo la risposta del singolo paziente. Gli incrementi del dosaggio non devono superare 1 mg ogni 3 o 4 giorni. Gli incrementi di dosaggio possono essere effettuati dapprima a mezzogiorno, poi al mattino e infine nel pomeriggio/sera fino al raggiungimento di uno schema posologico 3 o 4 volte al giorno per una durata non superiore a 8 mesi.
In uno studio multicentrico internazionale che ha coinvolto un elevato numero di pazienti, la dose media giornaliera è stata di 5,7 mg/die. Soltanto in alcuni rari casi è stato necessario raggiungere 10 mg/die. Il paziente deve essere rivalutato regolarmente e la necessità di un trattamento continuato deve essere valutato attentamente, particolarmente se il paziente è senza sintomi. Pazienti di età inferiore ai 18 anni. Alprazolam non deve essere usato in questo gruppo specifico di pazienti poiché la sicurezza ed efficacia non è stata stabilita. Interruzione della terapia. La somministrazione deve essere ridotta gradualmente. Si raccomanda di ridurre il dosaggio giornaliero di alprazolam a una quota non superiore a 0,5 mg per 3 giorni. Alcuni pazienti possono richiedere una riduzione ancora più graduale. Controindicazioni: ipersensibilità alle benzodiazepine o ad uno degli eccipienti contenuti nelle compresse. Insufficienza respiratoria grave. Insufficienza epatica grave. Miastenia gravis. Sindrome d'apnea notturna. Nei pazienti affetti da glaucoma acuto d'angolo chiuso, il prodotto può essere usato nei pazienti con glaucoma d'angolo aperto che ricevono una terapia appropriata. Intossicazione acuta provocata da alcol o da altri medicinali attivi sull'SNC, medicinali ipnotici, analgesici o psicotropi. Nel primo trimestre di gravidanza e durante l'allattamento. Pazienti di età inferiore a 18 anni, vedere paragrafo 4, 2 e 4, 4. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Tolleranza. L'uso prolungato per diverse settimane può determinare una riduzione dell'effetto ipnotico. Dipendenza. L'uso cronico delle benzodiazepine può condurre allo sviluppo di dipendenza fisica e psichica. Il rischio di dipendenza, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Associazioni sconsigliate. Alcol. L'effetto sedativo di alprazolam è potenziato dall'associazione con alcol. Ciò influenza negativamente la capacità di guidare e di usare macchinari, vedere anche sezione 4, 7, effetti sulla capacità, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere alprazolam Sandoz, compressa insieme ad altri farmaci come Dactarin, Gel, Decoderm, Loramic, Miconal, lavaggio/bagni, Micotef, crema, Micotef, gel, Micotef, soluzione, Neomedil, soluzione, neoxinalalcolico, Nixacol, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere alprazolam Sandoz, compressa durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere alprazolam Sandoz, compressa durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza e allattamento. A causa di potenziali rischi di malformazioni congenite, già osservate con altre benzodiazepine, non somministrare alprazolam Sandoz nel primo trimestre di gravidanza. Non esistono dati sufficienti per, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Dato l'effetto depressivo sull'SNC dell'alprazolam, i pazienti in trattamento con il farmaco devono essere avvertiti che le attività che richiedono una completa attenzione mentale, quali la capacità di guidare e di usare macchinari, possono essere influenzate negativamente da effetti come la sedazione, l'amnesia, la ridotta capacità di concentrazione, la sonnolenza, le vertigini e la debolezza muscolare. I pazienti devono essere avvertiti di questo rischio e consigliati di non guidare o usare macchinari durante il trattamento. Questi effetti sono potenziati dall'alcol. Se la durata del sonno è stata insufficiente, la probabilità che la vigilanza sia alterata può essere aumentata. Effetti indesiderati. Per valutare gli effetti avversi sono state utilizzate le seguenti stime di frequenza. Molto comune. E 1/10 comune. E 1/100, 1/10 non comune. E 1/1000, 1/100 raro. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Informazioni generali sulla tossicità. Come per le altre benzodiazepine, una dose eccessiva non dovrebbe presentare rischi per la vita, a meno che non vi sia assunzione concomitante di altri depressivi dell'SNC, incluso l'alcol.
Nel trattamento del sovradosaggio di qualsiasi farmaco, deve essere considerata la possibilità che siano state assunte contemporaneamente altre sostanze. Il trattamento dovrebbe essere adattato di conseguenza. Sintomi. I sintomi da sovradosaggio si manifestano solitamente con vario grado di depressione del sistema nervoso centrale che varia dallo stordimento al coma. Nei casi lievi, i sintomi includono stordimento, confusione mentale e letargia. Nei casi più gravi i sintomi possono includere atassia, ipotonia, ipotensione, depressione respiratoria, raramente coma e molto raramente morte. Terapia. Attenzione speciale deve essere prestata alle funzioni respiratorie e cardiovascolari nella terapia d'urgenza. A seguito di una dose eccessiva di benzodiazepine per uso orale, è consigliabile indurre il vomito se il paziente è cosciente o eseguire la lavanda gastrica con protezione delle vie aeree mediante intubazione se il paziente è privo di coscienza. Se non si osserva miglioramento con lo svuotamento dello stomaco, bisogna somministrare carbone attivo e, se necessario, lasciarlo agire nello stomaco in associazione con un lassativo. In caso di ingestione di notevoli quantità, è possibile che l'effetto persista anche dopo un lungo periodo e che la diuresi forzata o l'emodialisi non siano di nessuna utilità. Il flumazenil può essere un utile antidoto. Il flumazenil ha un'emivita di eliminazione che va da 40 a 80 minuti. I pazienti devono essere tenuti sotto stretta osservazione a causa della sua breve durata di azione. Possono essere necessarie ulteriori dosi di flumazenil. L'antagonismo causato dal flumazenil sugli effetti delle benzodiazepine può aumentare il rischio della comparsa di disturbi neurologici, convulsioni, specialmente nei pazienti affetti da epilessia. Per quanto riguarda i soggetti in coma, il trattamento è principalmente sintomatico. Si dovrebbero intraprendere misure per prevenire eventuali complicazioni come l'asfissia dovuta a blocco delle vie aeree causato dalla stessa lingua del paziente o dall'aspirazione del contenuto gastrico. La somministrazione di liquidi per via endovenosa può essere utile per prevenire la disidratazione. Soprattutto in caso di associazione con altri sedativi, è importante supportare le funzioni vitali, in particolar modo la respirazione. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Ansiolitici, derivati benzodiazepinici. Codice ATC. No 5B12. L'alprazolam è un farmaco ansiolitico efficace. Come per altre benzodiazepine, oltre alle proprietà ansiolitiche, alprazolam possiede proprietà sedative, ipnotiche, miorilassanti ed proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. Dopo somministrazione orale l'alprazolam viene rapidamente assorbito. In seguito a somministrazione per via orale, la biodisponibilità è pari o superiore all'80%. Le massime concentrazioni plasmatiche si ottengono da 1. Dati preclinici di sicurezza. In ratti trattati per 24 mesi con alprazolam, fu osservata una tendenza all'aumento dell'incidenza di cataratte correlato alla dose nelle femmine ed una tendenza alla scomparsa di vascolarizzazione corneale, anch'essa, elenco degli eccipienti. Alprazolam Sandoz 0,25 mg compresse. Amido di mais, cellulosa microcristallina, lattosio, diotilsodio solfosuccinato, magnesio stearato, silice precipitata, sodio benzoato. Alprazolam Sandoz 0,50 mg compresse. Amido di mais, cellulosa microcristallina, farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di alprazolam Sandoz, compressa a base di alprazolam sono Alprazig, alprazolam Aristo, alprazolam Aurobindo, alprazolam Doc generici, compressa, alprazolam EG, alprazolam Exhala G, alprazolam Crca, alprazolam Milan Generics, compressa, alprazolam Pensa, alprazolam Ratiofarm, alprazolam Sandoz, compressa, alprazolam San, Frontal, Xanax, compressa, compressa a rilascio modificato, compressa a rilascio prolungato, gocce. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.